Prima questo pezzo, adesso dobbiamo andare a fare il pezzo della pettorina. Per fare il pezzo della pettorina andiamo a riprendere i punti là dove avevamo fatto gli aumenti della spalla, no? E facciamo 3 giri punto basso la prima metà e poi tagliamo il filo, poi 3 giri l'altra metà e poi dopo uniamo 2 parti e andiamo avanti con la pettorina. E diciamo che è abbastanza semplice, l'unica cosa che appunto dobbiamo fare questi 3 giri a punto basso separati, perché poi dopo viene una specie di scollo a V, quello che abbiamo visto prima nelle maglie. Ok, allora andiamo e cerchiamo il filo. Ok, adesso riprendiamo i punti entrando nella maglia, prendiamo una maglia e andiamo a lavorare una maglia, tiriamo un po' il filo che non sia troppo morbido e lavoriamo questi 3 giri a punto basso. Questo è il primo giro, voltiamo il lavoro, facciamo una maglia, secondo giro, giriamo di nuovo il lavoro, fate il terzo. Ok, ho finito il terzo giro, adesso prendo le forbici, taglio il filo, chiudo e andiamo a fare lo stesso lavoro da questo lato. Calcoliamo che primo giro, secondo e terzo, quindi iniziamo da dentro, in maniera che poi al terzo uniamo maglia, andiamo avanti a fare punto basso e facciamo i 3 giri come abbiamo fatto dall'altro lato e poi uniamo le 2 parti. Ora io ho fatto i 3 giri nella seconda spallina, adesso arrivata qua io vado a prendere l'altra spallina e le unisco insieme, prendo il filo, le
fare attenzione che c'è il filo tagliato, e li unisco insieme, no? E poi proseguo a punto basso fino alla fine della spallina. Io ho scelto un colore sbagliato per fare questo tutorial, perché essendo molto scuro, e qui è rimasta la scollatura, no? Quella che vedremo nella maglietta. Adesso giriamo il lavoro e facciamo il quarto giro tutto a punto basso. C'è l'inizio un po' più difficoltoso, poi una volta che sono ben uniti, allora lavoriamo una maglia, entriamo una catenella, poi entriamo nella maglia e andiamo avanti punto basso fino all'altra parte della spallina, no? Andate avanti così, perché questo è tutto punto basso. Allora, abbiamo fatto il quarto giro tutto punto basso, adesso siamo al quinto giro. Adesso dovreste segnarvi in un foglietto il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo giro fino al 13° e a giri alterni, ad esempio tutti i numeri dispari, il 5, il 7, il 9 eccetera, fate un aumento all'inizio, un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. I giri pari dal 6 al 12° tutto punto basso, quindi uno sì uno no, facciamo l'aumento, e uno sì uno no tutto basso. Quindi quinto giro lavoriamo una catenella e lavoriamo 2 maglie nella prima maglia, 1 e 2 nella stessa maglia, poi tutto basso e un aumento nell'ultima. Allora facciamo vedere il primo giro. All'ultima maglia noi andiamo a fare 2 maglie, 1 e 2. Ho perso la maglia, ok, poi girate il lavoro e questa è la sesta e la fate tutto punto basso normalmente.
senza saltare nessuna maglia e senza aumenti. Andate avanti così a giri alterni, segnandovi, ad esempio ho fatto adesso il quinto e sto facendo il sesto tutto basso, e poi andate avanti, aumento nei dispari, tutto basso nei pari, e andate avanti così. Ci vediamo al 13° giro. Ora ho fatto dal quinto giro al 13°, alternando un aumento all'inizio, uno nella fine e uno tutto basso. Me li sono segnati. Adesso andiamo a fare il 14° giro. 14° giro tutto basso, mettendo un segno all'inizio e un segno alla fine. Quello servirà per capire dove dobbiamo attaccare la cintura, però dobbiamo riprendere i punti poi per la cintura, però si noterà, perché comunque dopo facciamo delle diminuzioni. Adesso tutto punto basso, il 14° fino alla fine. Che sono arrivata alla fine del 14° giro e ho messo un segno qua anche, quindi un filo di scarto all'inizio e alla fine, che poi dopo toglieremo, serve solo per farci capire che da qui iniziamo adesso le diminuzioni. Quindi il 15°, il 16° giro e il 17°, quindi dal 15 al 17 noi facciamo una diminuzione all'inizio e una alla fine, quindi andiamo a saltare la prima maglia e entriamo nella seconda maglia. Quindi io non lavoro una catenella all'inizio proprio per far sì che ci sia la diminuzione, no? Poi lavoriamo tutto basso fino alla fine, calando l'ultima maglia, la saltiamo. Alla penultima maglia del 15° giro la saltiamo e lavoriamo la maglia dopo. E così abbiamo fatto una diminuzione all'inizio e una alla fine. Adesso il 16° giro e il 17° giro facciamo uguale al 15°, quindi andiamo avanti, saltiamo la prima maglia, entriamo nella seconda, poi tutto basso fino alla penultima e saltiamo la penultima. Arriviamo al 17° giro così, quindi il 15, il 16 e il 17° giro vanno fatti così. Adesso ci segniamo i giri dal 18° al 24°, quindi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dove andiamo ad alternare un giro tutto basso nei numeri pari e nei numeri dispari facciamo la diminuzione, una all'inizio e una alla fine, come abbiamo fatto il giro precedente. Quindi 18° giro, avviamo la nostra catenella e facciamo tutto basso. E man mano che andiamo avanti segniamo poi il giro che abbiamo iniziato per non
non sbagliare, quindi andate avanti fino alla fine tutto basso. Allora sono ancora al 18esimo che ho fatto tutto punto basso. Adesso il 19esimo, saltiamo la prima maglia, andiamo nella seconda, andiamo avanti tutto punto basso fino alla fine e saltiamo la penultima maglia per fare l'altra diminuzione. Bon, poi andate avanti così fino al 24esimo, alternando i numeri dispari e i numeri pari, come vi ho spiegato prima. Allora, avevamo detto che a giri alterni 18, 19, 20, 21, 22, allora i numeri pari tutto basso e numeri dispari, una diminuzione all'inizio e una diminuzione alla fine, fino al 24esimo giro. Adesso vediamo il 25esimo giro. Giriamo appunto il lavoro, io sono arrivata al 24esimo, vedete che poi facendo queste diminuzioni viene questa inclinazione dove andremo a attaccare poi la cintura a partire appunto da dove abbiamo messo il segno, no? 25esimo giro semplice, tutto basso, e il 26esimo giro anche tutto basso, quindi facciamo il 25esimo e il 26esimo, semplicemente tutto punto basso, senza diminuzioni e senza aumenti. Ci rivediamo al 26esimo giro che vi faccio vedere come concludere questa parte. Allora, io ho fatto il 26esimo giro, il 25 e il 26 tutto a punto basso. Adesso noi abbiamo lavorato questa parte qui, noi dobbiamo fare un lavoro nel bordo tutto intorno al nostro lavoro. Lavoreremo a punto basso ritornando indietro dall'altro lato, no? Quindi pieghiamo sul lato dove dovremo poi attaccare la cintura, tutto punto basso, camminiamo poi dalla parte della spallina nel retro. Quando incontreremo il passante per il sottocoscia, lo teniamo dalla parte interna del cappottino e lavoriamo appunto basso, anche dove c'è il passante per la coda, lo teniamo verso l'interno, lavoriamo punto basso, poi c'è l'altro sottocoscia, lo teniamo verso l'interno, sempre tutto punto basso, fino a ritornare dall'altro lato della pettorina. Spero di essere chiara. Allora iniziamo la lavorazione e logicamente non posso filmarla tutta perché il lavoro è molto lungo e il filmato già è molto lungo, quindi già ho dimenticato di prendere una maglia perché poi tra l'altro qua c'è una curva e via. Andate avanti così. Tutto a punto basso. Cercando di prendere le maglie come si può, perché essendo di lato
io ho fatto tutto il giro punto basso intorno alla bordura, e poi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere tutti questi fili che abbiamo lasciato come segno, tranne quelli dove dobbiamo attaccare la cintura, a parte che anche senza si riesce a vedere bene dove dobbiamo attaccare la cintura, no? E poi dobbiamo anche, io non ho ancora tagliato, ho finito il giro, il filo, tagliamo il filo, lo chiudiamo, chiudiamo il lavoro. Quindi adesso andiamo a togliere tutti questi fili, poi questi fili dove abbiamo iniziato o finito un lavoro li infiliamo in un ago da lana e li andiamo a chiudere all'interno del nostro cappottino. E andate avanti così, ci vediamo dopo per iniziare la cintura. Allora, nascondiamo appunto il filo, io lo nascondo così appunto un gambero, due punti, e poi lo tagliamo e facciamo sempre dalla parte del rovescio, e li facciamo tutti i fili che abbiamo lasciato lunghi. Allora adesso appunto abbiamo fatto tutto il giro punto basso intorno, abbiamo tagliato tutti i fili. Adesso nella parte bassa della pettorina andiamo a riprendere le maglie con un altro colore oppure lo stesso colore per fare la cintura, no? Qui era il lato dove avevamo messo il segno, il lato poi è il fondo della pettorina, non so se riuscite a vedere bene. Riprendiamo le maglie e lo lavoriamo tutto il lato fino al segno dove praticamente finisce la curva, perché poi vedete che qui si stringe in qua, quindi questo lato qua, e lavoriamo tutto punto basso per 26 giri così. Ecco, arrivate dove avevate messo il segno. Adesso io dico 26 giri, però voi guardate più o meno la larghezza del vostro cane, io l'ho fatto così. 26 giri, dopodiché iniziamo da un lato a fare delle asole e dall'altra metteremo poi i bottoni. Quindi adesso facciamo questi 26 giri tutti a punto basso. Allora, adesso sono arrivata al 26esimo giro della cintura. Adesso calcolate quante maglie avete, io ne ho 12. Voglio fare un'asola per un bottone non tanto grande, quindi ho diviso per 3, mi è venuto 4 e lavoro 4 maglie, 1 2 3 e 4, quindi faccio 4 catenelle, 1 2 3 4, quindi calcolo 4 maglie, 1 2 3 4, vado a chiudere
e lavoro il resto tutto a punto basso, no? E qui è stata fatta l'asola. Nel 27° giro, no? Adesso facciamo il 28° giro tutto punto basso. Allora, ho fatto il 28° giro a punto basso, vedete che noi abbiamo l'asola per il bottone, no? Adesso il 29°, il 30°, il 31°, il 32° giro tutto a punto basso, e ci rivediamo poi il 32° giro, che intanto è solo tutto punto basso, dove andremo poi a fare nel 33° l'altra asola. Sono arrivata al 32° giro, facendo tutto punto basso. Adesso il 33° facciamo una diminuzione, quindi saltiamo il primo e entriamo nella seconda maglia, e quindi diminuzione fatta. Poi tre maglie, qui arrivo all'altezza dell'altra asola, faccio 4, 1, 2, 3, 4 catenelle, conto le maglie, chiudo, e così abbiamo fatto l'altra asola. Proseguiamo a punto basso fino alla fine del giro. Giriamo il lavoro. Una volta girato, adesso a tutti gli inizi del giro saltiamo la prima, entriamo nella seconda maglia e facciamo così il 34° giro, il 35°, il 36°, il 37°. Ricordatevi di segnare sempre in un foglio, e man mano che fate il giro gli tirate una lineetta per dire ho fatto il giro. Andate avanti fino al 37° giro, ricordatevi di saltare sempre la prima maglia. Allora, sono arrivata al 37° giro facendo la diminuzione sempre agli inizi. Adesso il 38, il 39, il 40° giro solo a punto basso, poi tagliamo il filo. Poi andremo a fare l'altra cintura, la facciamo sempre uguale, con lo stesso numero di giri, con le stesse diminuzioni, però senza i buchi delle asole. Non vi sto a spiegare perché intanto è semplice, no? Lo dovete fare uguale senza solo le asole. Ci rivediamo poi per le rifiniture.